Ciao a tutti, oggi recensione delle Yamaha NS5000. Avevamo fatto l'unboxing, avevamo fatto affinamenti di posizionamento, qualche twist nella trama, vi avevo dato diverse anticipazioni lungo la strada, ma mancava la recensione vera, quella disamina approfondita, quella seria, insomma, perché non vi avrei mai voluto servire un racconto prima di essere certo di averle ben comprese, di averle ben posizionate e perché no anche di averle ben rodate. Avevano davvero bisogno di camminare, dopo 50 ore hanno mutato molto del loro carattere, ma dopo 80-100 ore sono cambiate di nuovo e quello che all'inizio era una presentazione principalmente incentrata sugli effetti speciali, semplicemente perché hanno birra, perché hanno capacità, perché hanno dinamica ed estensione, allora ci si diverte, lungo la strada del rodaggio ha lasciato sempre più passare una finezza, una musicalità, una capacità di essere armoniche e di rappresentare lo strumento musicale reale come mai alle prime note avrei pensato. Un po' stiveggiante perché gli Exclusive M6 qua dietro mi stanno facendo alla griglia. Comunque, ogni recensione che si rispetti parte dalla descrizione del prodotto. Il prodotto ce l'abbiamo qui in bella vista. Yamaha NS5000 sono dei diffusori apparentemente bookshelf poggiati sul loro piedistallo, ma bookshelf direi di dimensioni molto generose. Siamo al litraggio di un buon diffusore da pavimento. Abbiamo un woofer da 30 cm, un midrange a cupola da 8 cm e un tweeter a cupola da 3 cm. La particolarità che salta all'occhio, e dico anche è stato uno dei driver del mio acquisto, è che questi tre altoparlanti sono realizzati tutti del medesimo materiale. Questo è un grande punto di miglioramento rispetto alle storiche Yamaha NS1000, ovvero le antenate dalle quali queste discendono. Le Yamaha NS1000 furono delle celebrità e ancora oggi molte persone le utilizzano con grande soddisfazione perché facevano uso di midrange e tweeter in berillio. Furono i primi, a tutti gli effetti, ad adottare il berillio in un altoparlante. Il woofer ovviamente non poteva essere fatto di berillio, per via delle caratteristiche del materiale sarebbe andato in pezzi, e quindi era un più convenzionale cono in carta. Questo ovviamente serbava una certa differenza di velocità, di risposta, di timbro tra i tre altoparlanti. Il grande traguardo raggiunto da queste NS5000 è quello di accomunare per materiale tutti gli altoparlanti. Il materiale in questione, peraltro, non è niente di banale a sua volta ed è lo Zylon. Lo Zylon è un materiale aeronautico prodotto in Giappone che soltanto Yamaha finora è riuscita ad utilizzare per la costruzione delle membrane. Per farlo ha scomodato una delle sue industrie dedicate all'automotive, agli interni per auto di lusso, che possiede tecnologie di stampaggio, di lavorazione assolutamente sconosciute a qualsiasi costruttore di altoparlanti e di diffusori e solo prendendo in prestito la tecnologia e le capacità di quell'impianto produttivo ha potuto partorire questi altoparlanti. Lo Zylon è rigido in una maniera incredibile, è leggerissimo, è più performante del berillio. E qui lo abbiamo dal tweeter al woofer. Quando invece parliamo del cabinet, facciamo un salto in quella che parrebbe essere una direzione opposta, perché abbiamo un cabinet di legno di betulla di Hokkaido, il materiale con cui Yamaha realizza i suoi pianoforti. E a uno verrebbe da dire, caspita, tutto questo dispiego di tecnologie e di materiali fantascientifici per gli altoparlanti e poi mi fai la cassa di legno, ma non solo, me la fai pure così squadrata, è così démodé. Oggi andiamo tutti su forme strane per le risonanze e via dicendo e tu mi combini questa roba in un diffusore di questo pregio. In realtà c'è del genio in questo cabinet o dietro a questo cabinet. I modi di risonanza generati da un cabinet di questa forma
sono i peggiori in assoluto dal punto di vista della loro ampiezza, ma i migliori in assoluto dal punto di vista della loro estensione in frequenza, ovvero la loro banda è molto stretta ed è possibile intervenire chirurgicamente per farli fuori con, ad esempio, i risonatori di Helmholtz che Yamaha ha piazzato qui dentro. Facendo questo ha anche fatto a meno di inserire tutto il materiale smorzante, assorbente che solitamente si applica, lasciando così un cabinè molto vivo, molto capace di restituire l'energia della musica, ma senza essere caratterizzato da quelle colorazioni che derivano dalle risonanze, perché le risonanze sono uccise sia da quei risonatori, sia da un bracing interno, studiato con delle simulazioni FEM, che hanno individuato esattamente i punti della cassa dove queste vibrazioni si concentrano e lì è andata a piazzare delle barre di rinforzo. In ultimo, dietro a midrange e tweeter ci sono delle camere che si chiamano Resonance Suppression Chambers. Sono fatte con una forma che ricorda un po' gli strumenti musicali, gli altri strumenti musicali di Yamaha, ovvero le trombe, ma in realtà sono dei canali asimmetrici che scaricano la risonanza posteriore di ognuno di questi altoparlanti. Il condotto riceve l'energia posteriore dell'altoparlante e la ricercata dissimmetria dei condotti fa in modo che le frequenze di risonanza arrivino a cancellarsi a vicenda. Insomma, 3 interventi mirati per trasformare l'apparenza di un cabinet semplice o semplicistico in qualcosa di estremamente innovativo e funzionale, lasciando dentro di sé l'anima del legno dei pianoforti, la capacità di vibrare e restituire energia per creare un diffusore un po' più vivace di quello che avrebbe potuto essere se ci si fosse ridotti ad utilizzare, come va tanto di moda, i materiali più tecnologici e sordi in circolazione. Quindi, grande tecnologia sugli altoparlanti, grande tradizione ma mista a tecnologia e sapienza progettuale nel cabinet. Infine, il caricamento scelto per questi diffusori non è più la sospensione pneumatica delle vecchie NS1000, ma è il Bass Reflex. Questi sono gli smorzatori in dotazione per attenuare la risposta del diffusore alle basse frequenze nel caso lo si reputi necessario. Si applicano direttamente al conduttore flex e si possono tarare, per così dire, su 2 livelli di intervento. Quello, diciamo, minimo, che è composto da questo con un passaggio all'interno, e quello massimo dove si applica anche il componente interno, di fatto realizzando un tappo che sigilla interamente il Bass Reflex. Questa pratica è consigliata dal manuale di istruzioni Yamaha solo nel caso in cui l'ambiente presenti dei problemi, ci siano delle complicazioni, altrimenti il consiglio della casa madre è di non utilizzarlo e io così li ho lasciati sin dal principio perché problemi tali per cui dire che fosse necessario intervenire non ne ho avuti. La sensibilità del diffusore si attesta sugli 88 decibel a 1 watt a 1 metro, quindi è necessaria energia, è necessaria potenza e arriveremo dopo a parlare di questo, di quanto questi diffusori desiderino essere pervasi e percossi da quanta più energia riusciate a dargli ed è così che sveleranno la maggior parte del loro potenziale, ma non mi voglio bruciare, ci arriviamo dopo. La risposta in frequenza dichiarata va dai 26 ai 40.000 Hz. Attenzione, punto a meno 10 decibel. Sapete benissimo che quasi tutti gli altri dichiarano con il punto a meno 3 decibel. Quindi, ovviamente, quello che sembra essere la risposta delle Yamaha è più generosa di quella che sarebbe se misurata come fanno gli altri. Sono più di uno i costruttori ad utilizzare il punto a meno 10 decibel, anche Tannoy per esempio, ma in passato si usava moltissimo. Io non ho commenti in merito, basta stare attenti a quello che si legge e leggere tutto per intero e non si viene presi di sorpresa. La risposta del diffusore, ve lo dirò meglio nella recensione, è assolutamente estesa. Se voi le guardate vi fate un'idea del basso che possono esprimere, vi assicuro che la vostra idea è corretta. L'idea che ci si fa con un po' di esperienza guardando un diffusore, vedendo nel litraggio, vedendo nel dispiego di altoparlanti, è spesso più veritiera di quella che ci si fa leggendo 2 numerini scritti su un foglio di carta, perché fuori da quel perimetro c'è il mondo e come si arriva anche all'interno di quel perimetro è un mondo. Perciò
forse più che leggere due numerini, usate i vostri occhi e la vostra capacità di giudizio e intuirete che cosa sa fare un diffusore in basso. Se volete essere precisi non avete che da misurare e non attenervi solamente a due numeri. Il peso di ciascun diffusore si attesta sui 30 kg, stand esclusi. È un peso che oggigiorno non ci fa fare nessuna smorfia, né di entusiasmo né di delusione, è un peso medio. Oggi va di moda fare cose molto più pesanti, anche a parità di dimensione, ma come ho già detto, lo scopo di Yamaha qui non era realizzare il monolite più sordo del mondo, ma era realizzare uno strumento musicale che a modo suo è accordato e suona. Quindi il peso non esagerato, sebbene non una piuma, rispecchia la filosofia che si andava cercando. In ogni caso 30 kg per diffusore vi consiglio di non piazzarli da soli come ho fatto io perché vi spaccate la schiena e non sono così facili da impugnare e maneggiare. Una cosa che qui non si vede perché onestamente non le ho mai sballate, non le ho mai volute utilizzare, ma sono molto preziose, perciò se qualcuno stesse guardando questi altoparlanti e si stesse domandando oddio quanto saranno fragili, oddio ho i gatti o i bambini, come faccio? Nel kit sono comprese delle griglie che si applicano magneticamente alla cornice di ogni altoparlante. Quindi sono tre griglie indipendenti magnetiche che si applicano davanti a ciascun driver. Molto utili sicuramente se avete bambini, se avete animali, se non vi fidate. Morsettiera veramente di grandissima qualità. I morsetti serrano perfettamente i cavi, danno una sensazione robusta al tatto. Non, come posso dire, non girano insieme ai cavi, non hanno incertezze, non si inceppano, sono fluidi e non appena si inizia ad entrare ad una certa coppia si capisce che non si muoveranno più da qui. Esattamente quello che serve, con un passaggio abbastanza generoso per poter provare una certa varietà di cavi. Non in B-wiring evidentemente perché come si vede c'è una sola coppia di morsetti. Questo significa, tra alcuni altri aspetti che caratterizzano il diffusore, no fronzoli, no paturnie, collegateli, preoccupatevi solo di mettere il meglio che possiate a monte di essi e godetevi la musica, che poi detto così è farla un po' semplice perché come vedremo più tardi far andare veramente bene questi diffusori non è un gioco da principianti. Ora se vi fa piacere, come da vecchia tradizione di questo canale, vi farei ascoltare qualche minuto di musica da questa posizione ora più matura che in passato, con il rodaggio ben più avanzato dei diffusori, con qualche correzione anche al cablaggio e quindi con una pasta leggermente diversa da quella che potreste aver sentito nei video precedenti. Timbricamente siamo davanti ad un diffusore neutro, che non edulcora, che non colora in maniera piaciona quello che stiamo sentendo. Anzi, se dovessi trovare una connotazione cromatica, per così dire, piuttosto che sull'ambrato direi che vira sull'azzurro. So già che questo dire scoraggerà alcuni, perché so perfettamente che la stragrande maggioranza dei gusti va verso quel po' di calore, perché è lì che si cerca di tirare fuori l'umanità della musica, la cosiddetta musicalità, spesso fraintesa appunto con colore, mentre la musicalità è tutt'altro. Non voglio scoraggiarvi o farvi storcere il naso, perché in realtà questi diffusori riescono a fare qualcosa di molto speciale per portarvi vicino alla musica.
lo fanno con la plasticità e la matericità del suono che riescono a riprodurre. Ovvero, quando ascolto un cantautore o una bella voce in primo piano lì davanti, forse quella voce non cercherà di essere ruffiana scaldandosi in maniera innaturale o troppo eufonica, ma mi sembrerà di poter tendere la mano e toccarla. Tale è la matericità e la presenza è la parola più indicata in questo caso, dei suoni che queste Yamaha riescono a mettere nel nostro ambiente di ascolto. E riescono a farlo in totale trasparenza e onestà sul messaggio musicale, ovvero la classica voce in primo piano registrata con un microfono appiccicato alle labbra, con quel grande effetto, appunto, effetto presenza del microfono a condensatore e via dicendo, esce con questo spessore, esce con questa massa. Mentre tutti i suoni, magari quelli più indietro nella scena sonora, che si fanno naturalmente più esili e delicati, appaiono con tutta la loro finezza, puntiforme quando necessario, con tutta la loro eterea leggerezza, quando del caso. Questo è una grandissima cartina al tornasole di un diffusore onesto e trasparente. La trasparenza non è solo nel colore timbrico, ma è anche nello spessore dei suoni, nella capacità di mettere il cosiddetto nero infrastrumentale dove serve, ma anche nell'effetto tridimensionale del palcoscenico, saper dare la giusta pesatura a suoni che sono registrati in maniera più vivida e presente e suoni che sono registrati in maniera più spaziale e distaccata, più eterea, e tutto questo deve coesistere all'interno dello stesso palcoscenico. Ci sono invece diffusori che fanno di tutto un suono grosso oppure di tutto un suono esile e scarnificato. Come intuite, non è corretto nessuno dei due approcci, mentre Yamaha ci dà una lezione esemplare di come essere onesti rispetto alla presenza fisica, tra virgolette, dei suoni nella scena sonora. Tornando alla timbrica, o meglio alla risposta in frequenza del diffusore, ero partito con le voci, quindi continuo sulla gamma media, è molto modulabile all'interno dell'equilibrio timbrico del diffusore grazie alla differente direzionalità delle varie cupole e non cupole e dei vari diametri degli altoparlanti in gioco, ovvero orientando i diffusori più verso il punto di ascolto si riesce ad avere la massima presenza della gamma media all'interno della risposta delle Yamaha, orientandole invece all'esterno delle orecchie dell'ascoltatore, quindi idealmente arrivando a metterle parallele tra loro, situazione che non si raggiungerà mai e che è anche sconsigliata da Yamaha, si perde progressivamente la gamma media e si ottiene un suono sempre più loudness, per così dire, centrato sull'acuto e sul basso. È una finezza naturalmente, ma una finezza non così leggera. Diciamo che si può fare molto con il toe-in per passare da una sensazione di suono troppo hi-fi e troppo preponderante agli estremi banda ad un suono un po' più naturale, un po' più medioso addirittura se si esagera, puntando i diffusori direttamente alle orecchie. Questo è fondamentale perché ci permette quell'ultima attacca di regolazione sul sistema per passare a volte, ed è capitato anche a me, da un suono che ti viene da dire, caspita, è un po' troppo accentuato agli estremi, vorrei un po' più di medio, a dire, ecco, il medio che serviva, ora c'è, ora non tocco più nulla. La gamma alta è encomiabile nel suo essere invisibile. Mi spiego, è come quando con le a cappella High Violon e il loro tweeter al plasma ho trovato quella regolazione abbastanza fine e raffinata per cui non si sentiva più il tweeter. Questa convinzione ormai l'ho maturata in anni di ascolti, in anni di esperienza con vari tipi di tweeter, varie tecnologie per la gamma alta. La gamma alta più bella è quella che non ti fa individuare il tweeter, è quella che non ti fa mai accorgere che c'è nei diffusori un componente molto speciale a ricoprire quel ruolo. Quando invece c'è un diffusore con un tweeter esuberante, protagonista, che deve fare a tutti i costi sentire quanto è bello, quanto è figo, quanto è di qualità, ecco che forse c'è qualcosa di sbagliato nel bilanciamento della cassa. Le Yamaha hanno una risposta in alto estremamente estesa, estremamente raffinata, estremamente dettagliata, ma non ti viene mai da puntarci il dito e di conseguenza il suono è godibile per ore, senza mai essere trapanante, senza mai essere affaticante. Diffusori che rendono protagonista un loro componente come un tweeter possono sorprendere
in contesti fieristici o in contesti di scarsa attenzione o in ascolti di brevissima durata, possono colpire, ma poi sulla lunga durata è l'ascoltatore che vorrebbe colpire il diffusore magari con un corpo contundente. Quindi, venendo alla gamma bassa, entriamo in una regione dello spettro per la quale mi sento veramente di fare i più grandi complimenti a Yamaha e all'NS 5000. Forse è la porzione di spettro che sin da subito, e oggi continua a farlo, mi ha colpito di più. E al tempo stesso è anche l'unica regione in cui devo muovere una critica alla performance del diffusore. Eppure, nonostante ci sia una piccola pecca, rimane qualcosa, secondo me, di favoloso, un risultato grandioso per questa taglia e per questo dispiego di mezzi. La gamma bassa scende tantissimo e scende con un punch, una granitica, stentorea, possente rappresentazione che veramente ti toglie il fiato. Metti un album di percussioni dove ci sono gran casse importanti e ci sono dei colpi che arrivano qui nel plesso solare veramente controllati, veramente belli, con un bel colore, non monocorde, non un basso finto, intubato, un basso bellissimo. L'unica critica che devo fare, e non so dire se si possa ascrivere al bass reflex o se ha più a che fare con le risonanze del cabinet, che pur con risuonatori di Helmholtz, pur con tutto il bracing che è stato adottato, magari qualche piccola porzione di spettro delle risonanze è sfuggita al controllo, ma ci sono dei momenti nella gamma bassa, soprattutto quando facciamo sul serio, quando il volume è importante, nei quali si avverte una certa, appena accennata, tendenza a diventare monocorde, a diventare un po' monotona, solo nel passaggio di alcune note. Diciamo che sono problemi molto circoscritti, molto rari, non è qualcosa che ad un ascolto distratto direste, ah, eccolo qui, il solito bass reflex che si fa sentire e rompe le scatole. No, 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 assolutamente. Se vi fate un pregiudizio del genere siete largamente fuori strada. È qualcosa che si matura solo dopo ore e ore e ore di ascolto, quando si familiarizza davvero con questa gamma bassa, ripeto, meravigliosa, e a tratti se ne scorge qualche alterazione, qualche comportamento strano solo in alcune piccolissime porzioni di essa, solo in alcuni momenti precisi, solo quando viene sollecitata in modo particolare. È una sensazione, dopo un po' che la senti e la maturi, la riconosci. E insomma, da qualche parte una pecca con questa taglia, con questi altoparlanti che, ripeto, per quello che riescono a fare non sono enormi, non sono molteplici, non c'è qui un diffusore grande fino al soffitto. Quello che riesce a fare è miracoloso, paga questo microscopico scotto. Un'altra piccolissima critica che potrei fare riguarda la scena acustica, che è eccellente, profondissima, ben estesa in tutte le dimensioni, molto focalizzata, direi olografica assolutamente, ma per via del baffle decisamente importante di questi diffusori, tende negli estremi laterali a incollarsi al frontale del diffusore. È un difetto assolutamente tipico di diffusori con baffle di questo tipo, ma questo succede solo quando l'elemento del palcoscenico si sovrappone esattamente al diffusore. Perciò c'è qualche trucchetto che si riesce a mettere in campo per levigare fino a far praticamente scomparire il difetto. Il trucchetto sta nel giocare con la posizione reciproca di ascoltatore e diffusori in maniera tale, prova dopo prova, spostamento dopo spostamento, da collocare tutto il palcoscenico quanto basta all'interno dei diffusori, in modo che non ci siano strabordamenti sulla superficie frontale che, appunto, come dicevo, tenderebbero altrimenti a incollarvisi. Cosa intendo per incollarsi? Intendo la scena ha una sua profondità, si vede che la band, gli elementi che ci sono distribuiti coerentemente nello spazio e dipingono qualcosa di realistico, di credibile, ma ad un certo punto, quando si sovrappongono ai diffusori, ecco che ciò che vi si sovrappone viene improvvisamente avanti e si appiccica al frontale. Questo intendo dire. Ripeto, per evitare che questo avvenga, giocare ripetutamente con la posizione dei diffusori e la posizione dell'ascoltatore fino a che
I contorni della scena non riescono ad essere racchiusi sufficientemente all'interno dei diffusori e quindi non ci sia virtualmente più nulla che va a sovrapporsi al frontale. In ultimo, ma assolutamente non ultima, come ben sapete nella mia scala personale delle priorità per un ascolto credibile e realistico, la dinamica. La dinamica di questi diffusori si può riassumere così: tanta quanta riuscite a dargliene dagli amplificatori finali, loro restituiranno nel vostro ambiente. Tanto quanto violentemente saprete calciare ai morsetti di questi diffusori, tanto quando loro con immenso godimento e divertimento sapranno buttarvela addosso e farvi dire wow, ecco il transiente della musica dal vivo. Questi diffusori, e qui entriamo in un argomento molto peculiare di questa recensione, di questa prova, molto peculiare per le NS5000, questi diffusori amano e devono calciare duro. Hanno la capacità di suonare in maniera esageratamente forte rispetto alla taglia, rispetto alle apparenze e portano a livelli live qualsiasi genere desideriate, purché li nutriate con una sufficiente quantità di watt, ma soprattutto, prima ancora della quantità spicciola di watt, purché li nutriate con amplificatori che abbiano le briglie sciolte. Questi sono diffusori anticondominiali, direi, nel senso che danno il loro meglio quando gli si chiede di simulare la performance dal vivo e la performance dal vivo nella stragrande maggioranza dei casi è rumorosa. In quei frangenti sono tra i diffusori più entusiasmanti e più vivaci e più capaci che io abbia mai ascoltato. Per godere appieno delle loro qualità è necessario mettersi in una posizione di ascolto mid-near field, dove, per esempio, in questo momento la distanza tra le mie orecchie e gli altoparlanti è di 186 cm e la distanza reciproca tra i centri di emissione degli altoparlanti è di 209 cm. Un triangolo isoscele ottusangolo, un triangolo schiacciato verso i diffusori che non è quasi mai la best practice, che mi ha dato ottimi risultati in passato solo con le Audio-Tecne SP8716, di cui se volete trovate una prova nel canale, ma che qui diventa assolutamente fondamentale. Fino a che non si prova ad ascoltarle in questo modo, non si capisce realmente di che pasta sono fatte e che cosa possono dare. Ascoltarle più da lontano porta con sé tutta la complicazione ambientale, tutto l'apporto ambientale, genera per la mia esperienza in questo ambiente un basso un po' preponderante, ancorché godibile, e fa sfumare un pochino il pregio, la nitidezza, la bellezza di tutto ciò che sta sopra. È già un ascolto di alto livello, ma solo quando ci si porta così vicino, io ora le casse le ho veramente qui davanti, molto molto vicine a me, solo quando ci si porta così vicino si capisce per cosa sono state progettate. Il salto di qualità è incredibile, l'ambiente diventa molto meno rilevante, il volume si può alzare a livelli percepiti molto più elevati prima che qualcosa succeda intorno ai diffusori, l'equilibrio timbrico si allinea perfettamente ed ecco che finalmente funzionano al loro massimo. È veramente importante, quindi se a qualcuno non piace ascoltare con questo tipo di geometrie di proporzioni, perché c'è anche gente che dice ma così mi sembra di ascoltare in cuffia, anche se ovviamente non è vero, anche se ovviamente la scena ce l'ho davanti e con una profondità enorme, se non piace, credo che non siano i diffusori adatti perché non se ne assaporerebbe mai il loro vero potenziale. Concludendo, per quale motivo dovreste alzarvi da lì e avere voglia di ascoltare un diffusore del genere? Dovreste farlo se state cercando qualcosa che suoni con un impatto live, che possa suonare tutta la musica, che sia un perfetto all-rounder, che vi dia quell'emozione che cercate solitamente anche dai diffusori ad alta efficienza, ma volete qualcosa di molto rigoroso e preciso, volete che sia la vostra mano con la manopola del volume, con amplificatori estremamente capaci, a spingere il livello fino a dove lo desiderate, a darvi questo tsunami di dinamica e di fisicità senza assolutamente venire meno a quella finezza, a quelle delicatezze, a quel rigore, a quella trasparenza che vi aspettate da un sistema più tradizionale. Per far camminare un sistema ad alta efficienza come quello di riferimento che c'è parcheggiato là dietro, ci vuole una
perizia, una cura del dettaglio, un tempo di affinamento, anche una dose di fortuna a volte, che non lo renderebbero mai consigliabile, almeno dal sottoscritto, a nessuno, fuorché a sperimentatori folli che davvero ci si dedichino anima e corpo per mesi, ossessivamente, sapendo di poter spesso rimanere delusi lungo il percorso e di dover continuamente mettere in discussione qualcosa. Le Yamaha, sì, sono difficili a modo loro perché all'inizio ti sorprendono, all'inizio le usi come useresti un diffusore di altro stampo e potrebbero non darti tutto, ma una volta che si è capito quali sono i, i movimenti corretti, quali sono i posizionamenti corretti, quali sono gli approcci giusti, sia lato amplificatore che lato ambiente, che lato posizione di ascolto, allora ecco che immediatamente tutto funziona, funziona bene, funziona con regolarità e permette di ascoltare qualsiasi genere. Le trovo persino un best buy nella loro fascia di prezzo. Mi rendo conto che il prezzo non sia basso, ma quanta roba high-end esiste sul mercato a prezzi estremamente più folli di questi e quanta di questa roba riesce a fare anche solo una parte di quello che fanno le Yamaha. Io davvero vi invito ad ascoltarle e rimanere sorpresi. Se non rimanete sorpresi, mettete in discussione la catena. Ci vuole veramente un po' di tatto per metterle in condizioni di cantare e di non trasformare la loro neutralità e il loro rigore in noia e in piattume. Loro sono capaci di scavalcare qualsiasi salto dinamico con nonchalance, ma non lo faranno urlandolo ed esagerando ciò che viene da monte. Lo faranno solo se da monte arriverà tutta l'energia che gli chiedete di trasmettervi. E perché questo avvenga, scegliete con attenzione gli amplificatori. Non metteteci qualcosa di piatto, non metteteci qualcosa di asettico, non metteteci qualcosa di freddo, perché la loro neutralità, come accennato, vira leggermente al fresco, quindi non raffreddateli con una timbrica malsana lato amplificatori. Non mettete amplificatori con le briglie troppo tirate. Lasciate qualche cosa che comunichi la musica, che comunichi l'emozione della musica e questi diffusori sapranno darvi un equilibrio raramente visto tra le migliori doti hi-fi high-end e le migliori doti del live. Spero di avervi quantomeno reso l'idea e vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi saluto e alla prossima.